Bentornati carissimi utenti. Allora, oggi vedremo un argomento che avevo detto insomma che non trattavo, si parla sempre di browser di settaggi e in particolare oggi vedremo il settaggio di Google Chrome. Avevo detto insomma che non facevo un settaggio del genere perché a me Chrome sinceramente non piace molto come browser, però siccome mi sono arrivate molte mail e parecchi messaggi di fare un video sul settaggio anche di Google Chrome, così chiudiamo insomma questi tre browser più utilizzati e mi sembra giusto insomma accontentare anche gli utenti quando incominciano a diventare molti a richiedere sempre uno stesso argomento, come ho detto alla fine della presentazione proprio del mio canale, che qualsiasi argomento diciamo si voglia trattare ed è lo stesso argomento chiesto da più utenti, allora si potrebbe fare anche un video, si può decidere di fare un video. Quindi oggi siamo qua insieme per vedere come andare a settare sempre per una maggiore e corretta privacy il nostro Google Chrome. Ok, allora quindi andiamo a cambiare inquadratura e partiamo proprio dal download del programma e dal suo settaggio. Perfetto, allora qua dobbiamo aprire una pagina di internet e dobbiamo andare a scrivere Chrome. Andiamo a dare un colpo di invio e dobbiamo andare a cliccare sul browser web Google Chrome per andare a scaricare il nostro browser. Allora, hai bisogno del programma di installazione Chrome? Scaricalo qui, quindi cliccheremo scaricalo qui, aiutaci a migliorare, lo possiamo anche togliere e possiamo fare accetta e installa. In questo caso qua già compare il download del programma, non dobbiamo fare altro che apri file per fare l'installazione. Cliccheremo su sì, voi non lo vedete, attenderemo l'installazione del programma. Perfetto, e già siamo dentro a Chrome, quindi in questo caso il nostro Edge lo possiamo andare a chiudere e in questo caso già possiamo andare a usufruire di Chrome. Allora, diciamo in tutto questa prima pagina iniziale non c'è bisogno di fare assolutamente nulla, quindi possiamo chiudere direttamente. Quindi si aprirà la prima finestrella di Chrome, quindi clicchiamo su fatto e lui già ovviamente essendo Google metterà come motore di ricerca quindi Google, quindi per esempio a me sta molto bene perché già vi ho fatto vedere che in tutti gli altri browser io ho cambiato la pagina parente iniziale con quella di Google che è una delle migliori. Quindi qui non è che non possiamo fare il settaggio, perché ve lo farò vedere se magari a qualcuno piace SM, Bing o altro motore di ricerca, quindi qua già è stato cambiato, quindi non c'è bisogno ulteriormente andarlo a cambiare. Quindi in questo caso cosa dobbiamo fare? Sempre dobbiamo andare in alto a destra in questi tre famosissimi puntini, in questo caso saranno puntini, per andare a vedere tutto il settaggio proprio di presenza. Quindi in questo caso ci sposteremo sempre sull'ingranaggio impostazioni e sempre come avete visto con tutti gli altri browser sulla sinistra ci saranno tutte queste menu per poi andare sulla destra con tutti i sottomenu. Quindi se clicchiamo tu e Google qua si aprirà tutto quello che riguarda tu e Google, lo stesso per la password, qua a destra si aprirà tutto quello che riguarda la password e così via. Quindi andiamo nella prima e facciamolo tutto passo per passo. Tu e Google cosa dice? Di attivare la sincronizzazione praticamente con i dispositivi. Allora, se non è necessario non si fa. Per esempio io non lo faccio mai perché a me interessa avere il Google non sincronizzato con tutti gli altri dispositivi. Questo è soltanto a scelta, quindi vedremo come al solito dei settaggi che sono diciamo semplici, che servono soltanto come estetica per il nostro Google o per lavorare meglio, e altri invece sono dei passi obbligatori da andare a fare perché là riguardano la privacy. Quindi alcuni settaggi io ve li lascerò proprio liberi a scelta vostra, a gusto vostro. Quindi in questo caso per me, nel caso mio, la sincronizzazione io la eviterei, quindi salterei tu e Google. Dopodiché andiamo su compilazione automatica e password. In questo caso c'è compilazione automatica e password, il gestore delle password di Google, metodo di pagamento, indirizzi ed altro. Questo di qui io lo lascerei sempre assolutissimamente tutto in default, quindi senza attuare nessuna modifica, così proprio da evitare di salvare quei dati che sono abbastanza sensibili come metodo di pagamento, come indirizzi e quant'altro. Quindi questo mi raccomando, non riempitelo con nulla, soprattutto quando andate a effettuare un acquisto. Questo non vale solo per Chrome, vale per tutto. Evitiamo di memorizzare praticamente tutti i nostri dati
in maniera diciamo perenne, cioè utilizziamo sempre quel dato soltanto per quell'acquisto, ecco, quindi non per memorizzare dati in futuro per accorciare i tempi. Sì, è vero che si accorciano i tempi, però è pure vero che i nostri dati rimarranno su internet, quindi se non avete un antivirus più che buono che fa anche un monitoraggio come il famosissimo Norton del dark web, è meglio sempre evitare di andare a inserire perennemente questi dati, ma solo diciamo per acquistare in quel momento la nostra merce, quello che sia. Andiamo su privacy e sicurezza, e poi è quello che alla fine interessa veramente di più. Allora, ottieni la guida sulla privacy, possiamo fare anche no grazie, perché a noi non interessa, già avete me che vi faccio la guida. Chrome può contribuire a proteggervi da violazioni di dati, estensioni non valide e non solo. Si potrebbe fare per esempio controlla ora. Lui farà degli aggiornamenti per vedere se Google ha aggiornato, la gestione delle password, nessuna password salvata, che va bene, non dobbiamo mai salvare le password, e che la navigazione è sicura e è protetta. Quindi fa diciamo quel piccolo check-up, prende sul nostro browser e dirà se effettivamente il browser funziona già un minimo alla perfezione oppure no. Dopodiché dobbiamo andare sulla famosissima cancella dati di navigazione, quindi cliccheremo all'interno e qui dobbiamo andare intanto su base e vediamo cosa c'è. Dobbiamo mettere, anziché ultima ora, dall'inizio. Facciamo cancella cronologia, va bene, cancella i cookie, va bene, e immagini memorizzate, va bene. Dobbiamo fare intanto cancella dati. Quindi in questo caso lui fa una prima cancellazione di tutto quello che abbiamo fatto. Calcolate che ovviamente non troverà nulla perché il browser in questo caso è stato installato in questo momento, quindi non c'è proprio nessun dato di navigazione, se non quello dell'installazione. Per quanto riguarda voi, non dovete andare, come ho detto nei precedenti video, andare a disinstallare Chrome se avete già Chrome e dovete andarla a settare, non c'è bisogno, basta andare direttamente su impostazione e seguire questi passaggi, quindi saltare la prima parte del video dell'installazione. Ritorniamo su cancella dati di navigazione e dobbiamo andare questa volta su avanzate. In più dobbiamo andare a flaggare tutte queste spunte, quindi password, dati, impostazioni sito e dati app in hosting, e faremo di nuovo cancella dati. Guida alla privacy, vediamo cosa dice guida alla privacy. Allora, una guida è scelta per la tua privacy, avanti, possiamo fare un tour guidato, ovviamente qua dirà tutto quello che si potrebbe fare, questo voi lo potete anche andare a leggere a modo di capire quello che intende Google Chrome per navigazione sicura. Ovviamente, insomma, io do avanti perché a me non serve tanto, quindi qua fa vedere insomma un pochettino quello che si fa quando si va a settare insomma un browser per quanto riguarda il suo comparto privacy, quindi una sorta, è proprio una vera e propria guida. In questo caso possiamo andare sulla terza vocina, quindi cookie di terze parti, cliccheremo all'interno e qua vediamo cosa c'è. Comportamento predefinito. I siti seguiranno automaticamente questa impostazione quando li visiti. Consenti cookie di terze parti. Abbiamo detto sempre che i cookie raccolgono tutti i dati di navigazione possibili e immaginabili quando andiamo ad aprire un nostro browser, o che sia Firefox, o che sia Edge, o che sia Chrome in questo caso. Quindi in questo caso noi li abbiamo sempre tolti, dobbiamo continuare a bloccare i cookie. Vedete già come setta intelligentemente i cookie il nostro Google Chrome. Quindi in questo caso in modalità di navigazione in incognito dice che i siti non possono utilizzare i cookie, quindi in questo caso cerchiamo sempre di lavorare maggiormente in incognito. Ovviamente quando si parla di navigazione anonima o in incognito dobbiamo capire che è soltanto una navigazione per quanto riguarda i nostri browser, quindi saranno i nostri browser che cercheranno di non prendere i nostri dati, ma non è una navigazione che riguarda i famosi indirizzi IP e tutta la connessione. Quindi capite bene questa differenza. La navigazione in incognito significa soltanto utilizzarla nei nostri browser e non su tutto l'internet, quindi per quanto riguarda l'indirizzo IP, perché in quel caso vi dovete andare a vedere il video per quanto riguarda le VPN, sono quelli che mascherano gli indirizzi IP e rendono la navigazione in totale in incognito. Quindi in quel caso abbiamo NordVPN che fa un lavoro veramente ottimo al 100%. Possiamo anche cliccare su blocca cookie di terze parti praticamente, quindi possiamo scegliere se bloccare i cookie in navigazione in incognito oppure bloccare
cookie di terze parti praticamente. Quindi in questo caso possiamo scegliere se voi utilizzate una navigazione in incognito, lasciate la seconda spunta. Se voi utilizzate questo Chrome che abbiamo appena installato, un Chrome normale, potete andare a bloccare prende i cookie di terze parti normali, senza navigazione in incognito. Quindi dipende come voi utilizzate il vostro Chrome. Possiamo andare a mettere la spunta, anzi dobbiamo andare a mettere la spunta su invia una richiesta do not track con il traffico di navigazione. Quindi significa questo che qua ve lo spiegherà di non tenere traccia di tutto quello che facciamo noi, quindi i siti non possono fare nulla, almeno lo chiediamo, poi se il sito lo fa o non lo fa è un problema del sito che incorre ad una cosa non legale, perché se noi diciamo di non tenere traccia dei nostri dati, il sito non deve tenere traccia dei nostri dati. Visualizza tutte le utilizzazioni dei siti, dei dati dei siti, possiamo anche andarli a cliccare all'interno e possiamo fare ordina per più visitati, dati memorizzati o nome. In questo caso qua non c'è nulla, perché ovviamente il browser è stato installato ora, però voi potete mettere sempre, dare un colpo su elimina tutti i dati, elimina va bene, potete tornare praticamente indietro. Comportamenti personalizzati, i siti elencati di seguito usano un'impostazione personalizzata anziché quella predefinita, quindi possiamo aggiungere qualche comportamento personalizzato, come l'abbiamo detto su altri browser, che si possono aggiungere se quel sito può utilizzare i nostri cookie, se quel sito non deve utilizzare i nostri cookie, bloccare qualche cosa a quel sito. Quindi qua possiamo aggiungere un comportamento che noi vogliamo, una specie, una sorta, chiamiamolo così, di firewall che ci permette di aggiungere qualche regoletta in più rispetto ad altre cose, altri siti, quello che sia. Quindi per quanto riguarda privacy e sicurezza abbiamo visto quello che permette di fare Chrome. Avete ben visto che io, diciamo, fra virgolette, volevo saltare questa configurazione perché effettivamente Chrome permette di fare ben poco con la privacy e sicurezza, ben poco rispetto al Microsoft Edge che noi abbiamo visto e rispetto soprattutto al Firefox, che invece sotto la categoria privacy permette davvero di andare a settare molte più cose. Quindi già da qui si evince la differenza fra andare a utilizzare un browser Google Chrome e andare a utilizzare o che sia un Edge o che sia per me il perfetto Firefox. Quindi già qua insomma si capisce quando andiamo a chiudere Google Chrome, che magari non dà la possibilità di cancellare i dati di navigazione ogni qualvolta magari si c'è andare a mano. Qui già vi deve fare capire insomma che è meglio sempre andare a utilizzare il Firefox oppure l'Edge. Comunque sto facendo questo video perché molti me l'hanno detto, però appunto vi servirà per capire la differenza fra i vari browser, soprattutto nel caso del settaggio della privacy. Andiamo su prestazioni. Risparmio memoria, se questa opzione è attiva Google Chrome prende libera la memoria delle schede non attive. Si potrebbe anche andare a settare semplicemente per un utilizzo più pulito sempre di Chrome, non più di privacy. Ma anche in questi siti sempre attivi possiamo andare ad aggiungere qualche sito che insomma invece non verrà eliminata tutta questa memoria. Precarica le pagine, va bene, possiamo lasciarlo così per com'è. Precaricamento standard, va bene così per com'è. Per quanto riguarda l'aspetto, questa è sempre a scelta vostra, quindi possiamo anche andare a fare tutto quel settaggio, per esempio di volere il pulsante home qua in alto a sinistra, se lo chiudo vedete che il pulsante home scompare, se lo clicchiamo il pulsante home invece effettivamente è disponibile, e qui possiamo andare a cambiare, come dicevo poc'anzi, il nostro motore di ricerca. Quindi in questo caso possiamo inserire su indirizzo personalizzato e possiamo andare a sostituire con www, per esempio msn.it. quindi in questo caso già verrà cambiata la pagina, prende su MSN. Mostra barra dei preferiti, la possiamo anche inserire per chi voglia i preferiti, è lo stesso procedimento prende di Firefox o Mozilla, quello che sia, e possiamo andare a inserire il preferito tramite stellina. Riquadro laterale permette di metterlo a destra o a sinistra, questo insomma sono tutti settaggi in base alle vostre esigenze, quindi anche la percentuale della pagina, dello zoom, potete ingrandire, abbassare, tutto quello che volete, insomma la dimensione del carattere la potete cambiare. Quindi questo è per quanto riguarda tutta l'estetica. Per andare a motori di ricerca noi abbiamo installato qua il Google. A chi non piacesse il Google può cambiare, può mettere Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Yandex o quello che sia, cercandolo nei vari siti. Quindi da qui si cambia il motore di ricerca. Browser predefinito, impostiamo il Google Chrome per chi voglia utilizzare come primo browser, quello principale, quello di Google. Io ovviamente non lo imposterò perché il mio browser
per antonomasia è Firefox, che è impostato come primario, quindi in quel caso su Firefox io dovrò mettere imposta come predefinito. Se voi volete utilizzare come primo browser principale, cambia ben poco alla fine, il browser predefinito, quindi se andate sui siti e vi chiederà, vi farà cliccare su un link, in automatico si aprirà il browser che voi avete predefinito. Quindi se voi avete messo Chrome, in qualsiasi sito dove siete, anche per leggere un libro online, quello che sia, si aprirà in questo caso Chrome. Se avete installato Edge si aprirà Edge, se avete messo come browser predefinito Firefox si aprirà Firefox, quindi serve soltanto questo il browser predefinito. Per poi andare all'avvio. All'avvio significa cosa dobbiamo fare? Vogliamo che Google Chrome apra una nuova scheda, continua dal punto in cui avevamo interrotto, quindi ogni volta che noi apriamo Chrome, oppure aprire una pagina, un insieme di pagine. Allora, se vogliamo far aprire una normalissima pagina che noi abbiamo scelto, che sia Google o che sia MSN o che sia Bing, dobbiamo lasciare così per com'è, apri una nuova pagina, normalissimo. Se vogliamo che apra più pagine, quindi per esempio una Google o un MSN, dobbiamo andare a mettere apri una pagina, un insieme di pagine. In questo caso dobbiamo andare ad aggiungere un'altra pagina, quindi che sia per esempio www.bing.com.it, non mi ricordo a questo minuto qual è la pagina, mi sembra che sia proprio Bing il motore di ricerca. Quindi in questo caso lui alla nuova apertura di Chrome aprirà sia una pagina Google che una pagina Bing, quindi due pagine assieme. Quindi questo sempre a scelta vostra, però almeno con questo settaggio si capisce come andare ad aprire una singola pagina o come andare ad aprire più pagine di Google. Per quanto riguarda le lingue, lasciamo tutto per com'è, non c'è bisogno di andare a cambiare nulla. Per quanto riguarda il comparto del download, dobbiamo andare a cambiare soltanto, sempre se volete, questa è una questione che, di velocità, ecco, di non andare smanettando a destra e a sinistra per andare a trovare tutto quello che scarichiamo da internet, anche come programmi. Lui lo metterà sul download, quindi in questa cartellina qua sotto su Explorer Resource dobbiamo andare a cercare la cartella download. Io la cambio sempre invece con il famoso desktop, quindi andando su desktop, andando a fare seleziona cartella, lui direttamente Chrome tutto quello che scaricheremo tramite Chrome lo andrà a mettere immediatamente nel nostro desktop, quindi senza andare a cercare questo file che poi non troviamo. Dipende anche quanto preleviamo dal nostro internet e ci ritroveremo magari non un solo file che semplicissimamente si può andare a reperire, ma ci troveremo magari 100-150 file. Andare a capire qual è il file se non lo mettiamo in ordine di data è veramente complicato. Quindi se lo mettiamo sul desktop lo troviamo immediatamente, quello che andiamo a prelevare. Chiedi dove salvare il file prima di scaricarlo, non c'è bisogno, perché se già abbiamo settato desktop lui direttamente va sul desktop senza fare nulla. Mostra il download al termine dell'operazione, questa scelta vostra lo potete lasciare anche aperto. Per quanto riguarda accessibilità, do un'occhiata soltanto veloce io, ma credo che non c'è nulla da fare. Sì, accessibilità non c'è nulla da fare, potete andare tranquillamente avanti. Per quanto riguarda il sistema, diamo sempre un'occhiata, quindi continua a eseguire applicazioni in background dopo la chiusura di Google Chrome, va bene, possiamo lasciare la spunta. Usa accelerazione hardware, dobbiamo lasciare la spunta ovviamente quando è disponibile. Apri le impostazioni proxy del computer, questo no. Per quanto riguarda reimposto, ovviamente, se non vi piacciono queste impostazioni che abbiamo fatto, questi settaggi che abbiamo fatto ora, oppure c'è qualche cosa che non va in Chrome e qualche volta può andare in tilt, dovete andare soltanto su reimposta e cliccare su ripristinare le impostazioni predefinite e Google Chrome vi ritornerà come se l'avete installato in questo momento. Potete o lasciarlo così per com'è o ricominciare di nuovo con lo stesso settaggio, cambiando, modificando qualche cosa. Quindi il tasto reimposta, come abbiamo visto già precedentemente con tutti gli altri browser, è veramente una cosa comoda, perché se il browser non funziona bene o questo settaggio che ho fatto io non vi piace, potete cliccare su reimposta. Per quanto riguarda le estensioni, sono quelle famose, insomma, che abbiamo visto. Quindi se volete, per esempio, abbiamo parlato ultimamente di bloccare pubblicità, quindi se cercate per esempio l'adblock a vedere qualche estensione, per esempio andiamo a navigare su Google, andiamo a scrivere adblock Chrome e vediamo cosa trova. Adblock, il miglior adblock di sempre, che è l'AD, ed è questo di qua, sì, questo con la manina. Possiamo fare aggiungi. Quindi in questo caso aggiunge estensione, lui sta aggiungendo l'estensione, perfetto, e l'ha aggiunto.
quindi come motore di ricerca Google è spettacolare e non c'è da dire niente, però come browser magari può essere in futuro Chrome magari diventerà anche molto più performante e farà fare qualche settaggio ovviamente in più. Quindi come settaggio ovviamente con Chrome abbiamo concluso, diciamo abbastanza veloce, perché permette di fare solo alcuni settaggi. Quindi detto ciò, ribadisco sempre l'utilizzo quello migliore del browser. La scelta è sempre fra, abbiamo detto, Microsoft Edge e Mozilla Firefox, appunto perché avete visto proprio per ora in questo momento come fa fare soltanto alcuni settaggi che non sono, soprattutto nel comparto privacy, non sono ahimè ancora del tutto buoni per una navigazione insomma ottima al 100%, se dire così, insomma pecca all'80-70, quello che sia. Era giusto, ripeto, fare il video perché molte persone me l'hanno chiesto e vi servirà insomma per capire se volete continuare ad utilizzare Google Chrome come browser. Mi raccomando, il Google come motore di ricerca invece è perfettissimo, non ha nessuna pecca, è uno dei migliori. Spero di essere stato utile. Abbiamo chiuso così il settaggio ad oggi sono arrivati ai 3 browser più utilizzati al mondo e spero di essere stato sempre utile. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!